Amici di Battista 70 Phone, oggi vi parliamo di Vivo X300 Ultra, uno smartphone decisamente orientato alla fotografia. Il costo di partenza è 1999 euro. Se volete anche il comodissimo Photography Kit professionale, il costo sale a 2399 euro. Nella confezione, oltre alla classica manualistica, pin per l'estrazione del carrellino SIM e pellicola preapplicata, troviamo anche una cover in tinta col telefono, il che non guasta mai. È un telefono, come vi dicevo, dedicato a chi mette la fotografia, i video, i creator al centro del progetto. Vivo X300 Ultra si presenta subito come un camera phone importante, senza cercare troppa discrezione. Il modulo fotografico posteriore è enorme, sporge parecchio e domina completamente il retro dello smartphone. La ghiera richiama il mondo delle fotocamere con loghi Zeiss e trattamento T ben in evidenza. Nel nostro caso abbiamo provato la colorazione green, particolare e più ricercata del solito verde piatto. Il frame in alluminio è abbinato alla scocca, mentre fronte e retro usano vetro con protezione Armor Glass. Le superfici sono piatte sia davanti sia dietro e questa scelta aiuta molto nella presa. Le dimensioni restano importanti, parliamo di 162,98 x 76,81 x 8,49 mm e circa 237 grammi. Non è compatto, non è leggerissimo e con quel modulo camera nella parte alta si sente in mano. La cover in tinta aiuta a proteggere il blocco fotografico senza rovinare troppo l'estetica generale. Il lettore di impronte ultrasonico è sotto al display, rapido, preciso e posizionato bene. Manca un tasto fisico dedicato alla fotocamera, scelta un po' strana su un prodotto così fotografico. Bene la certificazione IP68 e IP69, utile per uno smartphone pensato anche per viaggi, foto e video in esterna. Il display di Vivo X300 Ultra è uno dei componenti più riusciti del telefono. Troviamo un pannello AMOLED LTPO piatto da 6,82 pollici con risoluzione 2K. Il refresh rate arriva fino a 144 Hz, quindi scrolling, gesture e animazioni sono sempre molto fluidi. La scelta del pannello piatto convince perché riduce tocchi involontari e aiuta quando si scatta in orizzontale. Le cornici sono sottili e regolari, quindi il frontale resta moderno e pulito. La luminosità è molto alta, con un picco dichiarato fino a 4500 nit in condizioni specifiche. All'aperto il pannello resta leggibile anche quando si usa la fotocamera come mirino. La resa cromatica è precisa, aiuta a valorizzare subito foto, esposizione e colori. Questo aspetto è importante perché su un camera phone lo schermo non serve solo per guardare i contenuti, serve anche per capire se uno scatto è riuscito, se le ombre reggono e se i colori sono credibili. Buona anche la gestione della luminosità, sempre progressiva nei cambi di ambiente. Nel complesso è un display grande, definito, luminoso e perfetto per foto, video, social e streaming. Sotto la scocca troviamo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, quindi una piattaforma davvero top di gamma. Nel nostro caso la versione è quella con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Le memorie sono rapide con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1, quindi tutto si muove con grande reattività. App, multitasking, galleria, editing leggero, file pesanti e gestione delle foto non mettono mai in difficoltà il telefono. Qui il processore lavora tanto anche dietro le quinte, soprattutto con HDR, zoom, video e fotografia computazionale. La gestione termica ci è sembrata buona anche durante sessioni con tante foto o video consecutivi. La batteria da 6600 mAh è un altro elemento importante, perché su un camera phone serve autonomia vera. Nel nostro uso intenso, anche tra foto, video, social e display spesso luminoso, siamo arrivati a sera senza problemi. La ricarica cablata arriva a 100 watt, quindi permette recuperi rapidi anche con pochi minuti a disposizione. C'è anche la ricarica wireless a 40 watt, comoda su scrivania, comodino, base da lavoro. Buona anche la parte audio, gli speaker stereo hanno volume alto, suono pulito e una resa adatta a video e giochi. Manca il jack audio, ma tra speaker, Bluetooth e USB-C il pacchetto resta completo per un flagship moderno. Vivo X300 Ultra arriva con Android 16 e Origin OS 6, interfaccia ormai portata anche sul mercato europeo. Rispetto alla vecchia esperienza FunTouch OS, qui il salto si sente in modo netto. Origin OS 6 è più moderna, più fluida e più ricca di funzioni per l'uso quotidiano. Non è un'interfaccia minimale perché offre molte opzioni su icone, animazioni, blocco schermo e always on display. La personalizzazione è ampia, ma l'esperienza resta ordinata dopo qualche giorno di utilizzo. Molto comoda la parte multitasking con barra laterale, finestre flottanti e gestione rapida delle app. Su un display così grande queste funzioni aiutano quando si lavora tra browser, messaggi, galleria e social. La funzione doppia app è disponibile su tutte le applicazioni installate, non solo sulle solite app di messaggistica. Buona anche l'integrazione con i servizi Google nella versione globale con Play Store e notifiche regolari. La parte fotografica entra bene nel software, con app camera ricca, profili colore e controlli avanzati. Qualche traduzione può essere rifinita, ma l'esperienza generale è ormai adatta a un prodotto premium. Vivo inoltre ha dichiarato 5 anni di aggiornamenti, un aspetto importante su uno smartphone da quasi 2000 euro.
La fotocamera è la parte più importante di Vivo X300 Ultra e si capisce già dal design. Noi l'abbiamo provato a Milano, tra Parco Sempione e Piazza Duomo, in condizioni molto diverse. La principale usa un sensore Sony Lithia 901 da 200 megapixel, formato 1 pollice e 1 pollice 12, con una focale equivalente 35 mm e OIS. Questa focale cambia il modo di scattare perché è meno ampia dei classici 23 o 24 mm. All'inizio richiede un minimo di abitudine perché bisogna arretrare di più in alcune scene, poi però restituisce immagini più naturali, con volti meno deformati e prospettiva più fotografica. Tra architettura, dettagli urbani, ritratti ambientati e scene con luce dura, la principale lavora benissimo, il dettaglio è alto, i colori restano vivi e la gestione delle ombre è matura. Il profilo Authentic, certificato Blue Image, ci è piaciuto perché lavora bene su incarnati, mezzi toni e zone scure. Il sensore grande crea un bokeh naturale piacevole, spesso già sufficiente in modalità foto. La modalità ritratto resta ricca, con effetti Zeiss, ma in molti casi abbiamo preferito scattare in modalità normale. Il tele da 200 megapixel 85 mm è la camera più affascinante del pacchetto. È perfetto per ritratti, dettagli architettonici, soggetti lontani e compressione prospettica. A Milano, tra guglie, statue, dettagli del Duomo e soggetti isolati nel parco, questa focale è stata divertente da usare. La stabilizzazione gimbal a 3 assi aiuta molto, soprattutto quando si lavora con zoom e poca luce. L'ultra grandangolare da 50 megapixel non sembra una camera secondaria, colori, esposizione e bilanciamento restano ben raccordati. Di giorno offre buon dettaglio anche ai bordi, mentre di sera conviene restare sulla focale nativa da 14 mm. Nei video Vivo X300 Ultra registra in 4K fino a 120 fps con Dolby Vision, log a 10 byte e modalità Pro Video. Ci sono controlli manuali, gestione audio, stabilizzazione efficace e strumenti pensati anche per creator più esperti. Mancano un tasto camera dedicato e una gestione sempre perfetta delle alte luci nei JPEG, ma il comparto resta tra i migliori del 2026. In conclusione, come avete capito dalla nostra recensione, Vivo X300 Ultra è uno smartphone dedicato veramente a chi fa molti video, molte foto e vuole avere un controllo sulla creatività. I costi sono importanti, ribadisco, 1999 di base, 2399 con le Photography Kit. Ma non è solo un telefono con un'ottima fotocamera, abbiamo anche un bellissimo display, un hardware di tutto rispetto, un'ottima autonomia. Per cui è un telefono completo, con il Plus una fotocamera veramente di alto livello che porta la fotografia mobile a livello quasi professionali. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Edo per Battista 70 Phone.